Ciao a tutti, ben ritrovati per una nuova reaction. Io sono Giacomo Rossi, sono un cantante e vocal coach. Oggi vorrei andare ad ascoltare The Story of One Sky di Dimash. Me l'avete chiesto in tanti, è uscita pochi giorni fa questa canzone sul canale di Dimash. Questo è anche un modo per promuovere la musica di Dimash, che è veramente molto valida e qui in Italia purtroppo è poco conosciuto. Quindi io vi dico la verità, ho già dato un'occhiata al video, quindi non sarà purtroppo una reaction totalmente genuina, però devo dire anche che non l'ho guardato con tanta attenzione, mi sono perso alcuni dettagli, quindi vorrei adesso per la prima volta guardarlo tutto di filato. Magari darò anche qualche commento, però vorrei fare un video un po' meno tecnico questa volta e vorrei andare ad apprezzare un po' quello che fa Dimash artisticamente all'interno di questo video, perché questa è una performance a 360 gradi, dato che c'è un videoclip come se fosse un mini film, ok? Andiamo a vederlo insieme. Believe what's happening at all. I was crazy, we reborn to fall. We are the reason we're causing all that pain, to the secret room that gave us life. Billions of hearts, billions of cells and souls and dreams, billions of lives shouldn't ever turn to senseless horror, so disembarked. As a ruler, my task is to keep order and protect my country. But I don't deprive you of your freedom. The world is open for me, and I want to give it to you. Can we balance all that of your regret? Our future, is it possible to say? So when all the crazy neighbors falling in
decide to stop the draining. We decide to follow their light. Love is possible only in the hearts of the strongest. You must be strong to accept freedom and bring it to the world. United, we will enter every city, every house. We will lead everyone who is ready to start a new life. Anyone who resists will not find a place next to us. Ok, allora non ho voluto interrompere perché è un peccato dover interrompere un video del genere. Lo faccio adesso, dopo 4 minuti e mezzo di video, e ce ne mancano ancora tanti altri, per insomma dare un attimino il feedback su quello che è successo in questo inizio. Allora, intanto questa è una canzone contro la guerra, prima di tutto, contro il razzismo, contro tutto ciò che c'è di negativo nell'uomo, soprattutto oggi, nel 2022, dove si presuppone che ci sia stato un progresso anche dal punto di vista dell'apertura mentale, ecco. E invece non è così. Non è così perché la gente muore, continua a morire, i bambini muoiono nel mare affogati come all'inizio. Insomma, questa qui secondo me è proprio un richiamo alle morti che ci sono tutti i giorni nel mare, ok? Gente che scappa, gente che cerca un riparo, un rifugio e viene lasciata lì a morire perché non sa dove andare. È veramente un macigno questa canzone, veramente un macigno. Secondo me Dimash è molto bravo a esprimere tutte queste emozioni con la voce, ok? E con le parole. Se guardiamo il testo, le parole sono molto semplici, molto immediate, efficaci, ma appunto funzionano molto bene per farti capire esattamente di cosa si sta parlando. Ok, e sta dicendo we are choosing life, noi scegliamo la vita, perché è quello il valore, il vero valore da inseguire, non la morte, non la guerra, non l'odio, ma la vita, l'amore, ok? Questo qui è un brano veramente attuale, è assolutamente attuale. E come dicevo, la voce spezzata che ha all'inizio sembra quasi che stia piangendo mentre pronuncia quelle parole, è veramente efficace proprio per trasmetterti quelle emozioni che sta provando anche lui mentre sta cantando, perché non avrebbe mai scritto un pezzo così solo per vendere, ok? Non è così, Dimash non è così, Dimash è puro, è genuino, è vero. Se tratta un argomento del genere è perché ci crede, perché ha un messaggio da dare, ok? E questo è molto importante, ed è anche per questo che ci tengo molto che questo video giri il più possibile, perché dobbiamo coinvolgere più persone possibili in questo messaggio, ok? Andiamo avanti. War is the way to unite people. Learn to share again. Learn to share again their love, not share. To leap again. We have passed the moment of immension. Wanting the peace. We have to step. Time is up. It's time to save the earth, the earth. Qua ha cambiato proprio timbro, sembra quasi... All'inizio non sembrava neanche lui, all'inizio di questa strofa sembrava un altro cantante, non lo so, sembrava, non lo so, come se avesse fatto un featuring, un duetto con qualcuno, però è evidente che fosse sempre lui. E come al solito lui sa cambiare in modo camaleontico il suo timbro continuamente. Interessante questo cambio di timbro, perché qui si vede appunto lui che è cresciuto. D'accordo, prima si è visto lui da bambino,
e crescendo poi è andato, è il bambino che è stato salvato, no, all'inizio dalla morte in mare, e qui è andato in guerra da adulto e insomma sta mettendo un po' in dubbio tutto questo male che lo circonda, no? È veramente efficace, sì, perché appunto lui è cresciuto e ha cambiato timbro anche, interessantissimo questa cosa. Andiamo avanti. He reads the stars. Can he balance all them to regret? Our future is impossible to see. So when all is crazy rivals forming, we decide to stop the training. We decide to follow their line. He reads the stars. Can he balance all that of you regret? Our future is impossible to see. So with all the crazy rivals forming, we decide to stop the training. We make it final turn from wrong to right. Just our final turn from wrong to right. We are choosing right. We are choosing right. Bellissimo anche questo fraseggio quando appunto dice We are choosing life. È molto bello, proprio a livello compositivo, veramente, veramente geniale. Tra l'altro ho letto che anche lui ha scritto non solo la musica, ma anche lo storyboard del video, ok? Quindi si è improvvisato anche regista, non è stato lui il regista, però diciamo che sceneggiatore, ecco, si è improvvisato sceneggiatore e attore pure, quindi notevole, sembra veramente un mini cortometraggio. E lui è veramente molto convincente, appunto, sia come artista, come compositore, come cantante, interprete, eppure come sceneggiatore. Veramente notevole. Tra l'altro mi sono dimenticato prima di dire, c'è questa frase quando dice abbiamo perso, cos'è che dice? Parla di Imagine, qua, che dice We have passed the moment of Imagine, abbiamo passato il momento dell'immaginazione, però qui lo mette tra virgolette Imagine e con la lettera maiuscola, quindi io immagino che sia una citazione di John Lennon, di Imagine di John Lennon, in cui appunto si ipotizzava, si sperava, si immaginava questo mondo senza la guerra, senza la morte, senza l'odio, ok? Tutti fratelli, tutti uniti. E qui c'è il momento della disillusione, perché quel mondo non è possibile, il mondo attuale è completamente l'opposto, ok? Andiamo avanti, ritorno al punto in cui eravamo fermi prima, qui. Ok, questa parte ricordo di non averla vista, probabilmente ero stato un po' frettoloso nel giudicare il video. Intanto qui continua a proporci questi fraseggi un po' etnici, sembra quasi una sorta di preghiera, una specie di mantra,
quasi religioso, ok? Vediamo queste persone sfollate che non hanno più una casa dopo che c'è stata la guerra, suppongo, no? E quindi diciamo i danni che ha provocato la guerra. Un momento molto molto evocativo, e qui non so cosa stia succedendo, adesso andiamo a vederlo insieme. Ok, magari ditemi anche voi nei commenti, perché questa parte è molto criptica, molto enigmatica, non so se ho capito bene tutto quello che è successo. Intanto quello che ho capito è che c'è questo contrasto tra la vita e la morte, tra una vita che viene al mondo, perché c'è la donna che sta partorendo, e la bambina che è stata invece tolta alla vita, ok, dalla guerra. E quindi si vede Dimash che urla e in contemporanea la donna che sta urlando, quindi il dolore è quasi lo stesso, però per due motivi completamente diversi, uno per dare alla luce una nuova vita e l'altra perché è stata appena tolta. Quindi veramente interessante questo contrasto così netto e veramente straziante anche questa scena in cui lui ritrova la bambina. Veramente straziante, mamma mia, un peso emotivo questo video incredibile. E poi che altro? Sì, non mi è chiarissima questa scena di queste figure che si stanno incamminando e poi quest'uomo che cade a terra, poi si vede una croce, sembra quasi simboleggiare Gesù, non lo so. Vorrei che anche voi mi diceste qualcosa in merito, perché magari mi sono perso qualche passaggio, non so, non l'ho capito benissimo. Infine c'è questa scena strana in cui c'è il soldato, insomma, che sembra un po' il sergente, il capo dei soldati, che sembra un po' il cattivo, no, della situazione, che in realtà poi prende in mano questo medaglione che era Dimash che portava con sé. Quindi mi fa pensare che sia lo stesso bambino dell'inizio, quello che gli ha salvato la vita, che poi crescendo ha preso un'altra strada molto diversa da quella che impersona Dimash, insomma, in questo video. Vorrei rivedere un attimo quella scena. Ok. Sì. Eh sì, sembra proprio lui.
riconosce il medaglione, quindi era il suo amico o suo fratello, non so se fosse suo fratello o semplicemente un suo amico, ma mi sembra proprio lui. Molto colpo di scena, colpo di scena, questo è un colpo di scena. Andiamo avanti. Sì. Ok, quindi sì, era lui, era suo fratello, quello che si vedeva all'inizio, e si ritrovano, si scontrano perché appunto lui era il responsabile della morte della bambina, mentre Dimash appunto qui insomma si va a vendicare. Non mi aspettavo che si vendicasse davvero, magari credevo ci fosse una sorta di redenzione finale, in realtà si vendica ed entrambi muoiono. E questa scena in cui sprofonda nel mare, insomma, evocativa. Adesso vediamo cosa succederà qui. Ok, mamma mia, ma un carico emotivo questa canzone incredibile, mamma mia, un peso sul petto. Ok, allora, mentre lui sta affondando, sta morendo di fatto, ripercorre tutta la sua vita, tutti i momenti, insomma, passati, però urlando "We're choosing life", noi scegliamo la vita, nonostante lui stia morendo, nonostante lui abbia appena ucciso il suo fratello, il suo migliore amico, non lo so. Ok, non commento oltre perché si commenta da sola questa parte. Dico solo una cosa, è la prima volta che sento Dimash sporcare la voce così. Io non credevo che lui fosse capace, però ormai abbiamo capito che lui sa fare tutto. Non credevo che potesse sporcarla in questo modo, perché lui ha una voce molto pulita, quindi in questo caso la sporcatura che va a fare è puramente tecnica, però la utilizza qui per non tanto per fare qualcosa di tecnicistico, ok? Lo fa per comunicare qualcosa. Qui è proprio un grido di dolore, ok? Per cui sembra un acuto rock, sembra un po', sì, nel rock e nel metal si fa questo tipo di acuto, quindi molto, molto alto e con questa sporcatura, però lo utilizza appunto con una finalità interpretativa, ok? Molto, molto bello.
Ok. Allora, alla fine appunto si vede questo bambino che viene al mondo, quindi nonostante tutta questo alone di morte che c'è intorno, alla fine prevale la vita, e quindi il simbolo di questo medaglione che continua a essere portato avanti da questa nuova creatura, che poi si rivela sempre essere lui, Dimash, che impersona questo stesso personaggio, è il simbolo proprio della vita che continua a vincere sempre, nonostante tutto, nonostante l'odio, nonostante la guerra, nonostante la morte. Alla fine vince la vita. Molto molto bello. E alla fine c'è questo appello, diciamo, in cui richiama l'attenzione al dialogo, alla fratellanza, alla tolleranza, proprio per, diciamo, contribuire a rendere il mondo migliore, ecco, di come non lo sia adesso. Purtroppo adesso non lo è, non è un bel mondo quello in cui stiamo vivendo, però il significato è proprio questo, cioè se ognuno di noi crede in qualcosa e nel suo piccolo cerca di fare del proprio meglio, anche appunto piccole cose per rendere il mondo un posto migliore, allora diciamo che siamo sulla buona strada. Ecco, questo è indispensabile. Veramente molto bello. Grazie per avermelo consigliato, non l'avevo visto con la giusta attenzione, adesso direi che mi è tutto molto chiaro, ed è stato molto bello, però anche molto pesante dal punto di vista emozionale, veramente, veramente intenso, molto molto intenso, merita davvero la visione, quindi avete fatto bene a consigliarmelo e a consigliarlo a tutti quanti, perché va assolutamente visto. Bene, grazie per aver visto questo video, se vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video. Ciao!